Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a continuare quello che abbiamo iniziato qualche giorno fa, ovvero andiamo ad analizzare e cercare di capire come disporre, come utilizzare al meglio in campo gli stili di gioco di squadra, quindi con magari qualche consiglio tattico, quali giocatori secondo me è più conveniente mettere in certi ruoli anziché in altri. E oggi andremo ad analizzare lo stile di gioco vie laterali. Vie laterali perché? Perché comunque ho notato che è uno stile che sta funzionando abbastanza bene con l'attuale gameplay. Io l'ho testato soprattutto perché ho l'allenatore che ha come stili predominanti il contropiede e il vie laterali. E di conseguenza ragazzi ho avuto modo di provarlo e devo dire che con questo modulo che adesso vi farò vedere con una difesa veramente importante si riesce ad attaccare molto bene sia centralmente che per vie laterali. Prima di andare avanti però mi raccomando di passare dai link del mio canale per accedere praticamente ad Amazon e Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti. Amazon la conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica, quindi abbonamenti, giochi e quant'altro, insomma a dei prezzi veramente ridotti. Come avete potuto vedere all'inizio video avete diritto anche a un codice sconto. Abbiamo aperto anche già da un po' ormai gli abbonamenti al canale, quindi per chi volesse supportare in maniera ancora più importante il canale, a me farebbe molto piacere, anche perché sono poi destinati a coloro che lo faranno alcuni contenuti esclusivi dedicatissimi per gli abbonati. Ci sono diversi tipi di abbonamenti, ma voi chiaramente potete scegliere di fare quello che più preferite. Andiamo subito ragazzi a vedere di che cosa stiamo parlando, quindi andiamo su schemi di gioco. Ed eccolo qui ragazzi, questo è il modulo. Ho lasciato il contropiede veloce perché vi voglio far vedere adesso in diretta, quindi soprattutto magari per chi è nuovo sul gioco, come poter cambiare lo stile di gioco praticamente dell'allenatore, in sostanza, insomma vabbè, cambiare allenatore eventualmente e lo stile di gioco squadra. Nel mio caso ragazzi non andrò a cambiare allenatore poiché, come vi ho già detto, Stojkovic ha due stili importanti con 88. Vi ricordo ragazzi che per attivare il bonus, quindi il +1 dell'intesa della squadra, è fondamentale che l'allenatore abbia uno stile di gioco, almeno uno predominante, al di sopra degli 85-87. Adesso non mi ricordo, ma comunque pressappoco ragazzi 85-87. Quindi se avete un allenatore, per parlarci chiaro, che ha come stile predominante 80 o 75 ragazzi, non vi si attiverà questo benedetto bonus, mentre al di sopra di questa soglia quindi invece vi si attiverà. Nel mio caso è attivo perché il mio ha 88, ma anche senza prendere uno Stojkovic, ad esempio se io mettessi Zittler, ok, che comunque ha 87, vale comunque, perché anche in questo caso mi si attiva praticamente il famoso bonus sull'intesa della squadra, quindi i giocatori saranno aumentati di overall. Io ripeto, nel mio caso sto lasciando Stojkovic, quindi supponendo che non avessi Stojkovic come allenatore lo seleziono, vado su conferma e avrò lui. Successivamente cosa devo fare? Devo andare su stili di gioco squadra e metterli vie laterali. Come potete notare, da vie laterali a contropiede la forza complessiva rimane 3082, quindi 3082. Se invece andassi a mettere ad esempio contrattacco, che lui è molto scarso, diciamo, questo allenatore, mi scenderebbe a 2282, ma noi abbiamo detto che dobbiamo giocare con gli stili di gioco forti, quindi quelli che l'allenatore ha predominanti. Perché? Perché i giocatori girano meglio, la squadra si trova molto meglio in campo e non è una cosa da sottovalutare ragazzi, perché comunque vogliamo che la nostra squadra giri bene, che i giocatori si trovino in certe posizioni del campo al momento giusto, e quindi dobbiamo metterci gli stili di gioco predominanti. Quindi fatto ciò, impostato il vie laterali ragazzi, andiamo ad analizzare questo benedetto modulo. Quindi questo modulo io l'ho interpretato così: ci ho messo un portiere, vabbè, nel mio caso difensivo, ma ragazzi stiamo parlando del miglior portiere del gioco, quindi poteva essere anche offensivo sarebbe stato identico, cioè
troppo forte sto Peter Cech, quindi se non avete lui chiaramente va bene anche un altro portiere offensivo o difensivo, questo vi lascio a voi la libertà di scelta. Però ragazzi, la cosa importante di questo modulo è la difesa. La difesa ragazzi impostata in questa maniera, voi mi direte ma hai messo 2 terzini offensivi? Sì ragazzi, perché comunque io voglio, soprattutto col vie laterali, che i giocatori sulle fasce spingano, perché altrimenti ragazzi non avrebbe avuto senso mettere 2 terzini difensivi e mettere i vie laterali. Perché a parte i terzini su sto modulo non abbiamo esterni fasce, quindi non abbiamo giocatori di fascia, quindi è importante ragazzi che abbiamo questa tipologia di giocatori sulle fasce. Andremo a vedere poi dopo anche le istruzioni individuali e anche un altro modulo molto molto importante e divertente che vi può far divertire con i vie laterali. Difensori centrali ragazzi, difensori centrali io qui ci metto un incontrista, Van de Ven ragazzi fortissimo, questa carta ho avuto la fortuna di trovarla se non erro 2 settimane fa, molto molto forte, velocissimo ragazzi, importantissimo che i difensori con l'attuale gameplay siano veloci ragazzi, velocità, devono essere velocissimi perché è diventato un gameplay veloce ragazzi e i giocatori lenti purtroppo stanno facendo troppa fatica a giocare, a emergere, comunque a fare la differenza, quindi ragazzi importantissimo, velocità. Maldini idem con patate, ragazzi uno dei giocatori più forti che ci siano probabilmente in circolazione a livello di difensori ma anche di terzini. Io lo utilizzo come centrale perché comunque terzino difensivo da centrale si comporta un po' simil sviluppo per intenderci, e qui ragazzi lo stesso un terzino difensivo. Chiaramente se non abbiamo questi giocatori possiamo metterci, questa curta ce l'abbiamo tutti, però qualora non avessimo questi due ad esempio possiamo metterci anche un Van Dijk e un Rudiger, o che ne so un De Ligt e un Rudiger, va bene anche Koundé, anche un frontale extra va bene, tanto che io mi porto questa versione di Kalulu uscita qualche giorno fa, fortissima, veloce anche lui, molto 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 interessante, e poi Nesta comunque come incontrista. Quindi ragazzi questa sono diciamo la tipologia di carte che vi consiglio di utilizzare diversi stili di gioco, quindi in questo caso sono in 3, possiamo scegliere magari un incontrista e 2 sviluppo, oppure come ho fatto io 2 terzini difensivi, quindi 2 sviluppo e un incontrista, va bene diciamo un pochino tutto. L'importante ragazzi è che non mettiamo ad esempio 3 sviluppo, 3 incontristi, 3 frontali extra, perché in quel caso si creerebbe un pochino di buco, nel senso che o rimangono tutti diciamo in attesa come lo sviluppo, oppure tutti che vanno a pressare, e di conseguenza si creerebbe un buco centrale incredibile, considerando che abbiamo 2 terzini offensivi, quindi 2 terzini che già di loro tenderanno a salire e spingere sulle fasce, creando sì superiorità numerica quando siamo in possesso di palla in attacco, però allo stesso tempo lasciando anche qualcosina di spazio dietro, quindi importante che siano disposti in questa maniera e che abbiano queste caratteristiche queste carte. Poi ragazzi, terzini offensivi, Balde fortissimo, io l'ho vinto questo Balde praticamente ha delle caratteristiche veramente importanti, soprattutto come velocità, come difesa, buona tecnica, comunque scuola Barcellona, quindi. E dall'altra parte invece ragazzi un terzino mattatore, potete metterci anche 2 offensivi volendo, 2 mattatori forse no, ma 2 offensivi eventualmente sì. Io per alternare ho messo uno mattatore e uno offensivo. Molto molto interessante come velocità, come cross, lui ragazzi mi fa dei cross veramente spennellati perfetti che se abbiamo un attaccante forte di testa sono tutti gol, perché ricordiamoci ragazzi col via laterali, il via laterali lo andiamo a vedere che cosa ci dice. Il via laterali ragazzi è uno stile di gioco squadra che in fase di attacco tenderanno appunto i giocatori ad attaccare molto sulle fasce. Diciamo che qui abbiamo anche molta concentrazione al centro, quindi questo modulo si presta benissimo per quello, perché abbiamo molti giocatori al centro e quindi riusciamo a costruire bene in entrambe le situazioni. Però ricordiamoci che in fase di attacco ragazzi i giocatori tenderanno a cercare di andare sulle fasce, perché chiaramente è il loro scopo, no? In fase di difesa ragazzi invece la squadra si concentrerà molto centralmente.
una volta in possesso ricordiamoci che invece si allargheranno perché dovranno andare, quindi come già detto prima, a cercare le fasce. Perso il possesso di palla, i giocatori tenderanno a formare un blocco difensivo a centrocampo, ma come abbiamo visto prima cercando soprattutto di concentrarsi verso il centro, quindi quando ci difendiamo molto centrali per poi improvvisamente allargarci, riconquistata la palla, allargarci e andare quindi sulle fasce o comunque, come in questo caso di questo modulo, ed è per quello che mi piace, abbiamo diversi giocatori sia centrali che ci danno, Baldé però e Arnold ci danno allo stesso tempo anche la possibilità invece di andarcene sulle fasce e cercare magari il cross o qualche inserimento pericoloso. Poi ragazzi, come mediani utilizzo un incontrista che vabbè vi era incredibile, se non avete lui va benissimo anche un onnipresente eventualmente, cioè faccio l'ipotesi, ecco, molto economica, un Barella per intenderci, va benissimo anche lui, un Kanté, un Kessie, un Tonali, insomma ce ne sono diversi giocatori interessanti. L'importante ragazzi è che abbia una buona tecnica, una buona velocità e comunque sappia anche difendere molto bene, perché ragazzi lì in mezzo ci deve fare molto da filtro, quindi con una difesa a 5 e due mediani così importanti ragazzi capite bene che è difficile penetrare centralmente e farci gol. Dall'altra parte ragazzi un collante, io utilizzo Gilberto Silva perché anche lui insieme a Vieira secondo me sono fra i mediani più forti del gioco insieme a qualcun altro, però se non avete lui come collante va benissimo anche un Fabinho, va benissimo un Rodri, adesso mi ricordo se la carta è collante o onnipresente, comunque ragazzi un altro collante, vedete voi un pochino che avete nel vostro team, però importante ragazzi che sia veloce, perché come già detto prima la velocità ormai su questo gameplay prende diciamo il posto di maggiore rilevanza su tante altre caratteristiche che invece devono avere le carte, quindi buona difesa e buona velocità. Poi ragazzi un minimo chiaramente anche di tecnica, perché altrimenti quando abbiamo la palla non riuscirla a giocare insomma è un problema. Trequartista ragazzi un regista creativo, questa carta si può trasformare eventualmente anche in seconda punta, cioè cerchiamo di mettere magari in campo una carta che all'occorrenza possa fare anche la seconda punta. Non è il mio caso, ma questo è un consiglio che io vi do a voi. Non è il mio caso perché purtroppo Pedri non può fare la seconda punta, ma comunque in panchina ho delle validissime alternative che possono farla, quindi eventualmente a partita in corso cambio. E ragazzi vi consiglio il regista creativo perché comunque si inserisce ma non sempre come il giocatore chiave, si muove abbastanza bene comunque negli spazi per cercare di farsi dare il pallone e magari smistare sull'altra fascia o mandare in profondità una punta. E questa carta ragazzi è molto interessante, velocissimo, buona tecnica, discreti passaggi, anzi ottimi passaggi ragazzi, è controllo corpo 90, certo pecca un pochino di contatto fisico, purtroppo Pedri spesso i contatti fisici li perde, però comunque quando ha la palla è abbastanza diciamo interessante come si muove, comunque i movimenti e i passaggi che riesce a fare. E davanti ragazzi io ci ho messo due opportunisti incredibili, questo Mbappé è fortissimo, Rummenigge allo stesso tempo, quindi se non avete Rummenigge va bene anche un altro opportunista. Un'opzione ad esempio low cost sono i giocatori che escono settimanalmente, ce ne sono insomma diversi interessanti che possono comunque fare il caso vostro. L'importante anche qui ragazzi buona velocità, buona tecnica e poi vabbè ragazzi questo Rummenigge 89 di finalizzazione, scusatemi, è veramente una cosa incredibile, tira delle sassate micidiali. Alternativa a questo modulo si può utilizzare anche con una P, quindi con una punta e una seconda punta, magari a questo punto mettendo qui un giocatore chiave in modo tale da creare scompiglio alla difesa avversaria, perché a quel punto si creeranno dei movimenti diversi. Chiaramente il trequartista giocatore chiave tenderà a buttarsi in dentro, magari ci mettiamo una seconda punta, ecco mi viene in mente un Messi attaccante di rientro, quindi si va a creare un certo scompiglio ragazzi per le difese avversarie, perché chiaramente un attaccante tornerà indietro invece l'altro si andrà a inserire. Vi faccio vedere ragazzi le istruzioni individuali: offensivo al terzino sinistro, offensivo al terzino destro e contropiede ragazzi alla punta. Come detto prima,
Giochiamo di vie laterali, quindi è importante che i due terzini spingano molto sulle fasce per creare appunto quella famosa superiorità numerica in fascia, e quindi gli ho messo l'offensivo. Possiamo eventualmente anche trasformarli in CLD e in CLS, sì, però a quel punto ragazzi vi consiglio di mettere in linea bassa, quindi fare un po' questo tipo di giochino, cioè o li lasciamo terzini e li mettiamo offensivi, oppure li mettiamo CL ma li mettiamo in linea bassa, in modo tale che comunque quando andiamo a difendere ragazzi siamo sempre in 4 se non in 5, perché se li mettessimo soltanto la carta diciamo CLD o CLS senza istruzioni, ragazzi dobbiamo considerare che sono giocatori che rimarrebbero lì, presserebbero fino a un punto ma poi mollerebbero la presa. Abbiamo quindi la difesa diciamo composta da 13 e eventualmente un mediano se comunque si mette in mezzo anche lui alla difesa, altrimenti ragazzi abbiamo solo 13. Quindi per diciamo non scompensare troppo il reparto comunque difensivo a 5, io ho preferito questa soluzione, secondo me è la migliore. Ragazzi, alternative a questa formazione? Sì, un'alternativa molto molto valida con il vie laterali è la seguente: il 4-4-2. Ragazzi, lasciate perdere adesso le posizioni in campo che chiaramente andrebbero un attimino riviste, ma non voglio toccare la mia formazione. Chiaramente io ci metterei 2 mediani anziché 2 CC. I CL vanno benissimo anche in questa posizione o anche leggermente alzati. 2 terzini sempre offensivi ragazzi, perché il terzino offensivo, a differenza di molti che magari non lo sanno o comunque un po' lo snobbano perché tende comunque vero spesso ad attaccare, ci crea anche meno dislivello sulle fasce. Cioè mentre con 2 terzini difensivi si creerebbe molto spazio fra gli esterni alti e gli esterni bassi, col terzino offensivo invece si andrebbe a colmare molto questo gap e quindi avremo una squadra allo stesso tempo quindi un pelino magari è vero delle volte più scoperta, ma anche molto più compatta se ci andiamo a pensare, quindi molto più difficile trovare delle linee di passaggio per l'avversario. Quindi 4-4-2 ragazzi, impostato in questa maniera con però 2 mediani va benissimo. Perché? Perché comunque sviluppa molto sulle fasce. Va benissimo ragazzi il 4-2-3-1 per chi gli piace giocare con questo modulo, perfetto, come allo stesso tempo anche il 4-2-1-3, perfettissimo anche questo. 4-1-4-1 va bene ragazzi. Vie laterali, come potete vedere, c'ha molti moduli a disposizione. Non è uno stile di gioco che viene utilizzato tantissimo, devo essere sincero, la maggior parte di noi utilizzano contrattacco o contropiede, qualcuno il possesso palla, mentre vie laterali e passaggio lungo è un pochino diciamo sottovalutato. Io invece l'ho rivalutato molto con questo modulo perché si creano veramente degli spazi interessanti improvvisamente sulle fasce, mentre giochiamo magari centrali, improvvisamente ci si libera lo spazio in fascia che può diventare molto 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 pericoloso per l'avversario. Con questo modulo idem. Ma ragazzi, un altro modulo interessantissimo, ma veramente interessante se ci piace giocare con la difesa 3, è questo ragazzi, il 3-4-3. Perché? Perché qui abbiamo compattezza centrale, magari anziché i 2 CC ci mettiamo 2 mediani, abbiamo diversi esterni perché abbiamo sia i CL che comunque ci danno una mano in fase di copertura, che altri 2 esterni invece più alti che proprio sono devoti invece all'attaccare. Molto interessante anche quest'altro modulo ragazzi, sempre io ci metterei 2 mediani, però ragazzi con la difesa 3 diciamo che è un pochino più complicato difendere, di conseguenza lo consiglio magari a chi ha già una certa praticità con il gioco o per chi magari è comunque bravo con la difesa 3, perché negli altri casi ragazzi io consiglio sempre o difesa 4 o difesa a 5 eventualmente, come la sto utilizzando io, anche se diciamo per alcuni non è il massimo perché la snobbano un pochino, però ragazzi io mi ci sto divertendo, mi sto trovando bene, sto vincendo un sacco di partite. Con la difesa 3 vabbè ragazzi ce ne sono diversi, c'è questo, il 5-3-2 è quello che abbiamo noi. Anche questo modulo non è male, non è per niente male, si potrebbe fare anche che mettiamo magari una seconda punta e un esterno in quel caso, perché abbiamo molta compattezza ed potrebbe essere interessante testarlo sto modulo. E poi ragazzi questo invece è quello che abbiamo noi, che chiaramente è quello che attualmente sto preferendo. Quindi ragazzi vi ho dato insomma diversi spunti sulla quale riflettere e soprattutto sulla quale poter lavorare con i vie laterali, perché ripeto sembra uno stile di gioco così abbastanza
senza sapore, senza insomma nulla di particolare, invece l'ho riscoperto e mi sto accorgendo che invece è molto molto divertente, perché nel nostro caso ci fa costruire sia centralmente che per vie laterali. Provatelo ragazzi e fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti cosa ne pensate. Io vi ringrazio e vi saluto a tutti dal vostro Luca Talan. Ciao!